Io volevo vedere questo video, sempre sull'MMO di Riot. Everything we know about the Riot MMO, giugno 2022. Non so quanto sia onestamente attendibile, però... I play a ton of MMOs, and depending on where you draw the line between MMO and simply online multiplayer, that number could reach into the hundreds, if not thousands. I have dabbled in nearly every MMO since their conception, and yet there is one that we know so little about, che lag, but has still grabbed my attention in a way that I have not felt since WoW had Mr. T advertisements on the Super Bowl. Guarda uomo. Mr. T, and this is my night elf Mohawk. Now, what game could I be talking about? Me la ricordo quella pubblicità di Mr. T. Have been highly publicized, but in my opinion, the biggest new thing coming has been kept very heavily under wraps. I am, of course, talking about Riot Games MMO, currently untitled and set in the world of Runeterra. Non credo si chiamerà World of Runeterra. No? Farebbe abbastanza ridere. Poi come lo chiami? War? Non penso si chiamerà World of Runeterra. Sarebbe letteralmente dire ciao, abbiamo copiato Blizzard. Non credo. The League of Legends universe has been exploding over the past few years, with Riot adding auto battlers, card games, adventure games, RPGs, and even a fighting game to their ever-expanding roster for the world of Runeterra. I have collected the books and the comics. There is so much lore and so much to dive into with the world of Runeterra. And now Riot has reached their natural endpoint, a massively multiplayer online game set in the League of Legends universe. This video is part 2 of my Everything We Know About the League of Legends MMO. I will gloss over the previous video while going over the new information we have. Come parte 2? C'è anche la parte 1? Vabbè, guardiamo la parte 2. I will be quickly going over each new piece of information. If you would like a more intricate deep dive in the topics covered here, please subscribe to my channel, go over to some of the previous videos, and join the discussion. No! Before Non I mi start, iscrivo. always remember this very important disclaimer. It's still way too early to be certain that anything said by myself or the devs is 100% true. Take it with a grain or a pile of salt. And with that out of the way, vabbè, praticamente ha detto non prendete troppo sul serio queste cose che potrebbero essere fake, però. Let's jump right into it. Back in late 2019, League Eccolo qua. Mark Merrill Trindamer. plans for an upcoming MMORPG. Questo tizio qui si chiama Trindamer. Ed è il CEO di League. Di Riot in realtà. Poi l'amico suo si chiama, non mi ricordo il nome, però si chiama Rise. E sì, ha dato il loro nickname a due campioni. PG title and almost an eccolo entire qua. year later, the No, questo è Ghost Crawler, Ghost Crawler Street confirmed through Twitter that they were indeed in the process of developing an MMO in the League of Legends universe of Runeterra. Oh, che figa era quella statuetta di Zed, la voglio anch'io. MMO in the League of Legends. Che figa, la voglio anch'io quella Project Z. No, quello su Netflix non l'ho visto. So when can we expect the release of this game? Personally, I have no goddamn clue. And before you scroll down to the comment section to tell me it's 6, 10, 50 years away, stop. I've heard it all before. The truth of the matter is we have no clue, and speculating a release date at this point is really just a waste of our time. I am curious what your guess would be, and well, to be honest, it does help my algorithm, so... Io dico late 2024. Io dico 2024. Feel free to keep commenting down below, but it's really just... Massimo early 2025. Speculation at this point. That said, I do personally believe that Riot has been ramping up their social media presence on Twitter and building hype, as well as some inside sources revealing that we will be getting some form of info dump later this year. Fingers crossed. So what can we expect to do in the League of Legends MMO? Simply put, anything you could expect to do in a large, massive MMO environment. Ghostcrawler has teased everything from fishing to high-level competitive raid content. Si potrà pescare! Si potrà pescare! Even going as far to say he will be crushed if the team fails to deliver on the promise of intense endgame battles. What about the world of Runeterra? Vabbè, il mondo l'abbiamo già Riot visto, has dai. been hard at work making League of Legends as rich as possible, with plenty of famous regions. Il mondo l'abbiamo già There visto. are 13 named areas Riot picks champions from for their flagship title.
Questa We'll mappa likely see è... these same regions selected for a new MMO title Questa mappa è esplorabile se volete. as well. The main regions could be more civilized areas like Demacia, Noxus, or Piltover, while fantastical regions like Bilgewater, Shurima, and the lovable Kumungu. Bangle City may also be important to the audience. Kumungu fa ridere però. Riot Games may Ma Kamavor deve ancora uscire. Non è incompleta, è che deve ancora uscire. Perché deve prima uscire la novel di Viego e poi la mettono. decide to only start out with some of these. E poi Kamavor è un regno lontanissimo. Cioè, quindi potrebbe essere affanculo. They selected just 8 as card regions for the Legends of Runeterra game. Che bella Ionia. To... Che bella Noxus, che bella... In realtà sono tutte belle le città, raga. Vi devo dire, non c'è una città che preferisco. Noxus è bellissima, Demacia è stupenda, Ionia è mistica, Bilgewater è cazzubo, non lo so, mi piacciono tutte. Add all of the iconic League of Legends. Sì, Demacia è piccola, però ha... mi pare che abbia soldati trainati meglio. O comunque... Vabbè, hanno anche i mage loro, non lo so. Areas to the planned online. Vabbè, anche Noxus ha i mage. How about classes? League of Legends boasts 6 main class archetypes and 11 subclasses in its arsenal. To any fan of an MMO, many of these names may sound very similar. Cazzo, ma sapete che non ci ho mai pensato? È vero, potremmo già avere le classi. E le sottoclassi. Non ci avevo pensato a sta cosa. Chi indovina io quale farò? Chi indovina si vince un biscottino. Marksman, sicuramente. We have tanks, mages, assassins, and even some more original ones, such as vanguards or skirmishers. Ragazzi, io ve lo dico qui adesso con tantissimo anticipo. Il mio solo e unico scopo nell'MMO di Riot sarà fare un assassino e entrare nel culto di Zed. Basta. Tutto il resto non me ne frega un cazzo. L'identità del mio PG sarà un fottuto ninja assassino dell'ombra e nient'altro. If Riot simply makes use of the 6 main classes of fighter, mage, marksman, slayer, tank, and enchanter, then I think we're pretty much set for a modern day MMO gaming experience. Perché c'era il tipo del Signore degli Anelli? What about questing? Riot has hired Mateus. Ecco, le quest sono sempre una spina nel culo in tutti gli MMO, perché è difficile fare delle quest originali. Perché stava Legolas, non lo so. È difficile fare delle quest originali che non siano prendi la quest, caccia quel mostro, ammazza quel mostro, riporta le parti di quel mostro, ricevi la ricompensa. E Riot deve fare benissimo questa cosa. Deve inventare, non so come faranno, ma deve inventare un sistema di quest diverso, originale, bello e non noioso. Non è facile però. Mateus T, the lead quest designer for The Witcher 3 and Cyberpunk 2077. Ecco, questa è una notiziona. Il tipo che si occupa delle questline è lo stesso di The Witcher e Cyberpunk. E si può dire qualunque cosa di Cyberpunk che è buggato, non sviluppato bene, ma le quest di Cyberpunk erano bellissime. Quelle di The Witcher erano ancora più belle. Io ho adorato le quest di The Witcher, le facevo volentierissimo. Non so voi se ci avete giocato. The Witcher 3 comunque. Thronebreaker non so cosa sia. Greg Street replied with some high hopes for T, writing, "His vision, approach, and commitment to resonant stories and player experiences are perfect for the new MMO." Esatto, Zaltarius, ma se conoscete The Witcher e Cyberpunk, se l'avete giocati, le quest lì sono spettacolari e non sono quasi mai tutte identiche. Cioè magari qualcuna sì, però di solito sono fatte bene e hanno una bella storia dietro. Greg Street. Will the Riot MMO include PvP? Per forza che ci deve essere il PvP. Come cazzo fai a non mettere il PvP in un gioco che si basa su League?
Ghostcrawler has confirmed PvP, saying, "The challenge is even if we say we will have PvP, and we will, that can mean so many different things. From ganking..." No, ganking no, basta. No, i jungler anche sull'MMO no, ti prego. Ti prego, i jungler anche qui no. To epic battles, to looting, to dueling, to arenas, to even esports. Addirittura So esports. still probably not for everyone. Not for everyone. Ottimo. Se dice not for everyone vuol dire che sarà difficile. What will the combat look like? When asked about tab targeting, Ghostcrawler replied, stating, "Not quite ready to share this kind of detail. We think combat is a space where the genre feels a little dated. And humbly, I think Riot is pretty good at combat. But explaining our design and intentions will take a lot more space than a tweet. Furthermore, I think we can all but guarantee it will be action combat oriented based on their job posting for a game designer, action combat." Ok. Allora, praticamente hanno detto che è ancora prestissimo per parlare del combattimento, che non basterebbe un solo tweet per spiegarlo, ma il genere sarà orientato sull'action combat. Quindi molti dodge, personaggio che si muove veloce. Un po' come i moderni MMO, quindi lo Stark barra anche Tower of Fantasy l'abbiamo visto che è molto veloce come combat system. Mi piace, l'action combat è il migliore secondo me. Anche se secondo me devono metterci qualcosa di più. For an unpublished MMO. Cioè, l'MMO di Riot per essere vincente, per aver successo, deve essere qualcosa di mai visto. Per questo va benissimo che si prendano tutto il tempo che vogliono, ma devono fare una cosa coi controcazzi. And back into the world of the unknown we go. What about a subscription model? Free to play, ovviamente. Highly doubt there will be a subscription. No, impossibile. In fact, I would even be a little... Impossibile che Riot faccia un gioco a pagamento. Impossibile. O con abbonamento. Impossibile. La formula sarà free to play con skin. Funziona su League, funziona su Legend of Runeterra, funziona su Valorant, funziona su TFT, funziona ovunque. È impossibile che non lo faranno free to play. Poi lo devono per forza fare free to play perché devono attirare un sacco di gente. E ormai si conosce il modello di Riot, è questo qua. Impossibile che metteranno o pagamento o ad abbonamento. Impossibile. Surprised if there was even a box cost. Riot has mastered the games as a service pay model, and I would make the assumption that they will continue this into the MMO. How they choose to monetize will most likely be either premium subs, a non-pay-to-win cash shop, Esatto. cosmetics, season passes, or a combination of these. Esattamente. They have stated that they want the game to be something you can jump into and... Io dubito anche quello, Bubbo. Io dubito anche quello. Secondo me si pagheranno solo ed esclusivamente skin. Ci sarà un Battle Pass stile Archage, però fatto bene, dove ci sono solo cosmetici. Impossibile che fanno qualunque tipo di roba pay to win. Ormai si sa che Riot lavora così. Cazzo, è una delle uniche cose buone che c'è. No, beh, è una delle cose buone che ha Riot. This statement alone kind of makes me highly doubt that there will be a subscription model, as having a subscription model in your MMO really increases the amount of FOMO and kind of forces you to play that game as your main sole game. Esatto. And that's not what Riot's going for. Arcade fa fresh start tra poco. Section. Will there be dungeons and Io ho finito con Arcade. raids? Yes. Racials, races, and class locking? I highly doubt it. Ghostcrawler said if he was making WoW today, he would allow all classes to be all races. Bellissimo questo. Molto bello. Non ci saranno limitazioni di classi o di razze. Della serie Orco non può fare il paladino. Qua non sarà così. Qua Vastaia fa quello che gli pare, Yordle fa quello che gli pare, Ioniano fa quello che gli pare e così via. Ci sta. Anche se non mi dispiaceva in realtà il class e race lock a me. Però ci sta che ognuno possa scegliere la propria razza e fare qualunque classe esso voglia. Races. Telegraphing and player intelligence. Mark, I forgot to comb my hair yetter, has stated that he doesn't want the game to be hand-holding and too dumbed down for modern players.
What you can speculate off that is that there won't be too much telegraphing and you'll look for more animations and those kind of things. When Aspetta, questa cosa non l'ho capita. Allora. Mark Yetter. Mark Yetter è quello che prima stava al team di bilanciamento, se non ricordo male, che faceva tutte le patch. This most frequently is related to how you present information and guidance to the player. Ultimately, you don't want the player to get hard stuck, but if you spoon feed them, everything you remove a ton of the best parts. Non ho capito cosa voglia dire. For modern players. What you can speculate off that is that there won't be too much telegraphing and you'll look for more animations and those kind of things. When the boss raises his hand, move to his left side. That kind of thing. How about... Ho capito. Ho capito. Praticamente detto che nelle boss fight, comunque nei raid, eccetera, eccetera, è intuibile cosa il boss voglia fare. Tipo se alza una mano ti tirerà un pugno sulla destra, quindi tu devi doggiare sulla sinistra. Penso abbia detto questo, anche se è un po' confuso. Stats, gear, dungeons. Yes, yes, and yes. PvE and PvP balance. Qua ci sarà da ridere, visto che League non è bilanciato dopo 12 anni. Però. Ghostcrawler asks, would you be okay with a separate PvE and PvP balance? Are you okay if abilities work different in PvE and PvP? Oddio, non lo so. Forse sì. How about system requirements? Vabbè, We can't answer that yet, but in general, you want a game that can let people show off their high-end graphics card while also not eliminating a sizable chunk of players who want to play and don't have access to an expensive rig. Time gating, content locks. Sometimes those systems are designed so players don't fall too far behind rather than trying to get you to log in every day. What if those systems are intended just so you don't feel like you have to play for 60 hours straight when new content drops? Transmogrification. Yes. Transmog io non l'ho mai fatto. Yes, yes. Ghostcrawler coined the term transmog. So, yes. Tanking, healing, DPS, the Holy Trinity. There are games that take on the challenge of no Trinity, but that becomes a major design focus, which means you aren't innovating on something else, and the Trinity does mostly work. Besides, there are lots of players who just really want to tank or heal. So, yeah, probably. And there you have it, my up-to-date list on all things currently known or unknown about the Riot MMO. Personally, I really hope they can at the very least release the title as soon as possible so I can stop posting these videos as Io dico 2 anni, ragazzi. Who knows? O almeno they spero. could release this info tomorrow. They do have this nasty little habit of releasing. Anche se in realtà spero tanto fine 2023, ma dubito. We'll see. As always, if you made it this far, thanks for watching. I want to hit the 1K subs by the summertime. So perché in realtà, ripeto, siccome il mondo è già fatto, quella grande parte di gioco non devono starci dietro. Quindi devono stare dietro al combattimento e vabbè, a tutto il resto. Secondo me, se ci lavorano bene, 1 anno e mezzo, 2, fanno quello che devono fare.